L'ingegnere dei materiali e delle nanotecnologie del Politecnico di Milano è un esperto di materiali con competenze che coprono tutto il ciclo di vita fino alla valutazione degli aspetti di sostenibilità ambientale del materiale stesso. Si occupa di fenomeni su una scala di 14 ordini di grandezza, quindi tipicamente con dimensioni che vanno dall'atomo e il legame atomico, l'ordine di grandezza è l'angstrom, fino alle grandi strutture e infrastrutture in cemento e in acciaio. Accanto allo studio dei materiali più consolidati, come possono essere i polimeri, i metalli, i materiali ceramici, che sono ancora quelli più usati, da tempo ormai abbiamo affiancato lo studio delle nanotecnologie. Siamo abituati a pensare che le proprietà di un materiale dipendano essenzialmente dalla composizione e dalla struttura. In realtà ormai le nanotecnologie ci hanno insegnato che le proprietà di un materiale possono dipendere fortemente dalle dimensioni, purché queste siano sufficientemente piccole. Le nanotecnologie infatti sono quell'insieme di scienza e tecnologia che permettono di manipolare e controllare la materia alla scala nanometrica, cioè la scala del miliardesimo di metro. Le nanotecnologie infatti oggi permettono di progettare proprietà dei materiali o conferire proprietà radicalmente nuove ai materiali sfruttando gli effetti quantistici che dominano proprio alla scala nanometrica. Sapevate che esistono microscopi in grado di fotografare addirittura i singoli atomi? Questi strumenti si chiamano microscopi elettronici, ovvero microscopi che utilizzano elettroni per illuminare gli oggetti, anziché i classici fotoni utilizzati nei microscopi ottici che tutti conosciamo. Esistono diversi microscopi elettronici. In un microscopio elettronico a scansione è per esempio possibile determinare forma e dimensioni delle nanoparticelle, oppure osservare cellule, nanotubi di carbonio, monocristalli. Invece in un microscopio elettronico a trasmissione è possibile addirittura vedere i singoli atomi e la loro disposizione nello spazio. Queste strumentazioni presentano versatilità e potenzialità tali da trovare applicazioni non solo nell'ambito della ricerca, ma anche nell'ambito industriale e manifatturiero. Le nanotecnologie oggi sono già uscite dai laboratori di ricerca, abbiamo esempi di uso quotidiano, un esempio è il cellulare, che non sarebbe possibile senza il livello di miniaturizzazione che permette di avere miliardi di transistor in pochi millimetri quadri. Ma non è solo una questione di miniaturizzazione, ci sono oggi materiali intelligenti, materiali che contengono nanostrutture come per esempio il grafene, che permettono di realizzare tessuti antifiamma, pneumatici ad alte prestazioni o caschi per motociclette resistenti, leggeri e con un elevato comfort termico. I materiali hanno un ruolo importantissimo nello sport. Ci sono discipline, come quella del salto con l'asta, nelle quali la storia stessa dei record mostra delle discontinuità evidenti che non sono associate a un miglioramento della prestazione atletica, ma all'introduzione di materiali nuovi. All'inizio del secolo scorso furono le aste in bambù a soppiantare quelle in legno utilizzate fino ad allora, e poi negli anni 60 iniziarono a diffondersi le aste in composito, con le quali ci fu un incremento notevolissimo delle quote raggiunte dagli atleti. Per questa ragione l'ingegneria sportiva è molto attenta a quanto offre di nuovo la scienza e tecnologia dei materiali. Si può per esempio pensare al caso delle piste di atletica. La corsa è una disciplina nella quale non c'è una vera e propria attrezzatura, ma la ricerca sulle superfici sportive ha portato a dei benefici enormi in termini di prestazione espressa degli atleti, anche con le ricerche svolte qui al Politecnico di Milano. Questi sono peraltro tutti argomenti di ricerca
dei docenti che insegnano nel corso di laurea di ingegneria dei materiali, e quindi vuol dire che lo studente ha la possibilità di affrontare questi temi non solo studiando sui libri, ma anche facendo attività pratica di ricerca in laboratorio, per esempio durante la tesi. La superficie è quella parte di un materiale che va a interagire con l'ambiente circostante o con un altro materiale o addirittura con noi stessi, facciamo l'esempio dei biomateriali. E quindi è affascinante pensare che se siamo in grado di modificare, aggiungendo, togliendo o cambiando le caratteristiche chimico-fisiche di queste superfici, saremmo in grado di controllare il comportamento di questo materiale nell'interazione con l'ambiente circostante o, come dicevo, con noi stessi. Non abbiamo solo le superfici, possiamo introdurre anche l'idea delle interfacce, quindi discontinuità fra materiali diversi. Facciamo l'esempio delle batterie che tutti noi oggi utilizziamo. La possibilità di governare, di conoscere i fenomeni all'interfaccia consentirà di avere batterie con prestazioni sempre migliori. I materiali, quando escono da un impianto di produzione, non hanno una forma propria. Possono essere liquidi, polvere, al più lingotti. Dunque, per trasformarli negli oggetti che tutti conosciamo, è necessario lavorarli. Le tecnologie tradizionali si fondano su un processo molto semplice, che è quello di rammollire, rendere liquido il materiale, affinché esso possa riempire uno stampo che costituisce la forma negativa del prodotto che vorremmo ottenere. A queste tecnologie tradizionali si sono affiancate recentemente le tecnologie digitali. Esse consentono semplicemente, partendo da un disegno che è trasformato in un codice, di arrivare a una stampante che, senza l'ausilio di alcuno stampo, produce direttamente il prodotto desiderato. Quello che viene fuori quindi è una figura di un ingegnere industriale molto completa, multidisciplinare e moderna, che è estremamente apprezzata dal mondo del lavoro. Infatti non è infrequente che i nostri studenti ricevano delle proposte di assunzione addirittura durante il periodo di tesi. In generale le prospettive occupazionali sono molto buone, abbiamo praticamente il 100% degli occupati entro pochi mesi dal conseguimento della laurea. Sto svolgendo il mio progetto di tesi in collaborazione con un'azienda leader nel settore dei polimeri. In particolare mi sto occupando dello sviluppo di materiali smart con proprietà autoriparanti. Sto terminando il mio progetto di tesi in stampa 3D di materiali polimerici e grazie alle competenze acquisite durante questo percorso sono stata assunta e attualmente lavoro in una grande multinazionale che si occupa di materiali avanzati. Dopo la laurea magistrale sono rimasto qui a lavorare al Politecnico di Milano per un progetto europeo che si occupa di economia circolare. Nello specifico mi occupo di riciclo di materiali compositi presenti ad esempio nelle pale eoliche per applicazioni nella stampa 3D. Dopo essermi laureato 2 mesi fa, ho proseguito il progetto già iniziato in tesi di studio di un particolare tipo di materiale ceramico, i geopolimeri, in collaborazione con un'importante azienda operante nel settore dell'oil and gas.